Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Il progetto di oggi è un bauletto tondo realizzato sempre con i cordini Borgo dei Pazzi. Adesso vediamo nel dettaglio tutto l'occorrente per poterlo realizzare. Per realizzare il nostro bauletto tondo avremo bisogno quindi di 2 rocche del cordino Ares, 2 metri di catena e una chiusura a cartella. Trovate questo kit bello e pronto, quindi se volete con queste tonalità oppure personalizzandolo con altre, sul sito gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi. E la cosa più importante che non dovete dimenticare, che da oggi 6 marzo fino al 10 marzo 2024 questo kit sarà in sconto col 30%. Vi lascio questo codice che aggiungete nel carrello e così potete usufruire di questa fantastica offerta. Poi utilizzerò l'uncinetto numero 4 per tutta la lavorazione perché lo lavorerò in doppio, ma potete tranquillamente usare anche il 4,5 o il numero 5, chiaramente quello che vi è più congeniale. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo creando il primo laterale tondo, quindi prendiamo i cordini entrambi e creiamo un anello magico in questo modo. Lo blocchiamo con una catenella e all'interno di questo cerchio magico andiamo a creare 6 maglie basse, quindi 1 2 3 4 5 e 6. Iniziamo a chiudere il nostro cerchio magico, poi lo chiuderemo dopo per bene, e adesso sulla prima maglia effettuata andiamo a creare una maglia bassissima e abbiamo completato quindi il primo giro e tiriamo. Adesso dobbiamo andare a raddoppiare, quindi catenella, e in ogni maglia sottostante andiamo a creare 2 maglie basse, quindi da 6 ci portiamo a 12 maglie in questo modo. Quindi completiamo il giro e ci rivediamo per vedere come realizzare il giro successivo. Completato quindi tutto questo giro, abbiamo 12 maglie e chiudiamo con un punto bassissimo sulla prima maglia effettuata. Ed ecco qua. Adesso andiamo avanti, catenella, sulla prima maglia effettuiamo un punto basso in questo modo e sul seguente andiamo a creare un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia. Quello successivo solo un punto basso e quello ancora dopo creiamo un aumento. E ripetiamo così lo stesso modulo per tutto il giro, quindi un punto basso ed un aumento in questo modo. Completiamo anche questo giro e vediamo insieme quello successivo. Completato questo giro abbiamo chiuso con maglia bassissima, catenella e si ricomincia. Nello stesso punto facciamo un solo punto basso, un altro punto basso nella maglia seguente e poi un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia. Si ripete il modulo, quindi un punto basso, un altro nel seguente e in quello ancora dopo l'aumento. Quindi facciamo questo giro in questa maniera e ci rivediamo per il giro successivo. Come vedete, praticamente noi siamo partiti da 6 maglie basse, le abbiamo raddoppiate, poi un aumento e una maglia bassa, 2 maglie basse e un aumento. Adesso dovremmo fare il giro con 3 maglie basse ed un aumento. Però, per evitare che se noi continuiamo a fare l'aumento sempre nello stesso punto, il cerchio assumerà una forma quasi esagonale. Quindi cosa facciamo adesso? Io ho finito il giro, quindi vado a fare un punto basso sul punto sottostante, uno nel seguente. Adesso dovrei fare un altro punto basso e poi l'aumento. Invece, in questo caso, io faccio adesso l'aumento, quindi cerco di
non farlo subito, e poi 3 maglie basse, in maniera tale che così non lo vado più a posizionare nello stesso posto. Aumento e 3 maglie basse, quindi solo all'inizio facciamo in questo modo, in questo giro, per evitare appunto che l'aumento cadi sempre nello stesso punto. Quindi completiamo il giro e ci rivediamo prima di terminarlo per farvi vedere come fare gli ultimi punti. Siamo quasi arrivati a fine giro, quindi in base alla sequenza adesso dopo l'aumento c'è rimasto un solo punto, ed è giusto perché qui ne abbiamo fatti solo 2, poi l'aumento e poi normalmente la sequenza dei 3 con l'aumento, quindi è corretto. Quindi facciamo l'ultimo punto basso e chiudiamo il nostro giro al solito con una maglia bassissima sulla prima maglia effettuata e catenella. Ed eccoci qua. Adesso nel giro successivo andiamo a fare, sempre per evitare di fare l'aumento nello stesso punto, questo giro lo iniziamo in questo modo, direttamente facendo un aumento. Poi la sequenza da 3 diventa 4, quindi facciamo 4 maglie basse nei successivi 4 punti, in questo modo, quindi ne ho fatte 4 e poi faccio l'aumento, quindi in questo giro è più o meno uguale. Quindi completiamo anche questo giro e poi vi faccio vedere quello successivo, sempre alternando gli aumenti per evitare di inserirli nello stesso punto. Completato anche il giro dove sono 4 punti bassi in aumento, sfalsandoli un attimo otteniamo un cerchio senza delle punte, perché noi dobbiamo evitare di fare l'aumento senza farlo ricadere nel giro sottostante, altrimenti si crea una sorta di forma esagonale. Quindi giro successivo, dobbiamo adesso fare 5 punti bassi in aumento. Anche in questo iniziamo con solo per l'inizio, quindi questa cosa si fa solo all'inizio e poi si prosegue normalmente, quindi solo all'inizio anziché 5 ne facciamo 4 e poi l'aumento. E poi normalmente procediamo con la sequenza, cioè 5 punti bassi, 1, 2, 3, 4 e 5, aumento e normalmente continuiamo con la sequenza fino alla fine. Del resto qui sono 4, il quinto lo ritroviamo qui, perché qua cadrà l'ultimo aumento e poi rimane un solo punto basso che sommato a questo fa 5. Ci rivediamo per fare insieme anche il giro successivo, così vi spiego passo passo come creare questa sequenza per avere un cerchio perfetto. Completato il giro con la sequenza di 5 punti bassi in aumento, adesso dobbiamo fare quella con 6 punti bassi in aumento. Anche qui iniziamo un po' diversamente per poi procedere con i 6 punti bassi e l'aumento. Quindi io inizio così, faccio solamente 2 punti bassi, solo all'inizio questo, poi procediamo, ripeto, normalmente, e poi vado a fare l'aumento, perché così facendo l'aumento che è qui noi facciamo in modo di, diciamo, andare a creare l'aumento del giro successivo in mezzo a quello sottostante. Quindi una volta che abbiamo fatto 2 punti bassi in aumento si continua con la sequenza da 6, ovvero 6 punti bassi e un aumento, quindi 3, 4, 5 e 6 e aumento. Quindi si inizia solo diversamente all'inizio, quindi all'inizio del giro, per poi proseguire sempre con la sequenza del giro che abbiamo in corso. Quindi finiamo anche questo e ci rivediamo per vedere la sequenza del giro successivo e anche di quello ancora dopo. Sono quasi alla fine del giro della sequenza con 6 maglie basse e un aumento. Io ho fatto l'ultimo aumento e qua mi rimangono 4 maglie, perché se vi ricordate abbiamo iniziato con 2 maglie e un aumento, quindi è perfetto. Semplicemente
sfalsati, ma alla fine il risultato è quello. Adesso chiudiamo al solito con un punto bassissimo sulla prima maglia effettuata, catenella, diamo un'occhiata al cerchio, come vedete è perfettamente appunto circolare. Adesso dobbiamo fare la sequenza di 7 maglie basse e un aumento, e in questo caso ci viene perfetto iniziare direttamente con le 7 maglie. Qui non facciamo nulla di particolare, ma facciamo la sequenza così come ci capita, perché iniziando con le 7 maglie basse, che sono quelle giuste, noi non andiamo a cadere nel giro sottostante con l'aumento, quindi è perfetto. Per cui le facciamo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vedete, l'aumento è qui, quindi noi tranquillamente qui lo possiamo piazzare. E si riparte con la sequenza dei 7 punti bassi e l'aumento, quindi questo giro è esattamente così. Invece nel giro successivo inizieremo, quindi sarà il penultimo giro, noi iniziamo con 3 punti bassi e l'aumento e normalmente con gli 8 punti bassi. Quindi ci rivediamo per vedere come fare gli ultimi 3 giri di questo nostro laterale. Abbiamo completato quindi l'ultimo giro con gli aumenti, quello da 8 punti bassi e un aumento. Adesso dobbiamo fare gli ultimi 3 giri e finiamo il laterale, ma senza fare più aumenti. Vi spiego cosa fare. Catenella, e questo primo giro lo facciamo in costa, quindi anziché prendere tutte e due le asoline prendiamo soltanto quella esterna e non dobbiamo fare aumenti, quindi semplicemente le maglie che ci ritroviamo in questo modo, perché dobbiamo iniziare a salire in modo dritto, quindi vedete, perché poi il lavoro andrà a girarsi in questa maniera, perché questo è un laterale, vedete che dopo che io ho creato quindi i giri con gli aumenti, questo è il primo giro in costa e dopo questo ne facciamo altre 2 senza normali, quindi non più in costa, per cui il primo senza aumenti, quindi ormai gli aumenti non si devono creare più. Procediamo in questa maniera, quindi ripeto, il primo in costa e gli altri 2 normali, per cui ci rivediamo per vedere invece come iniziare il corpo borsa. Ho completato quindi anche questo laterale perché l'altro l'avevo già realizzato, ho tagliato il filo, ho sfilato e adesso chiudo con asola di chiusura, quindi entro sotto le 2 asoline del primo punto che ho effettuato, quindi così, e faccio passare il filato. Ed ecco qua. Poi questo è l'ultimo punto invece che ho realizzato e faccio passare al centro, quindi delle 2 asoline, il filo in questo modo. Tiro ed ecco qui creata l'asola di chiusura, così non si vede assolutamente dove inizia e finisce il lavoro. Adesso, una volta che i laterali sono pronti, dobbiamo creare il corpo borsa, perché praticamente ci sarà questo corpo borsa e poi i laterali messi da questa parte. Quindi realizziamo 31 catenelle, io le ho già realizzate. Il pannello è molto facile perché dovremmo fare delle righe di andata e ritorno di punti bassi, quindi torno indietro e li vado a realizzare, quindi in totale saranno 30 maglie in questa maniera. Quindi creo questo, intanto arrivo fino a qui, faccio una catenella e faccio anche il ritorno e faccio così per un totale di 50 centimetri che io vado a ricavare dal diametro. Perché cosa faccio? Per creare il corpo borsa che andrà cucito su tutta questa parte, io vado a cercarmi la misura
è circa 48 questo diametro. Io lo faccio leggermente più grande perché poi ci sarà una piccola pattina di chiusura come avete visto in anteprima. Quindi facciamo questo pannello, poi vi dirò esattamente quanti centimetri misura e quante righe sono. Quindi ci vediamo e vediamo anche come contornare appunto il corpo borsa. Completato tutto il corpo borsa, che al momento misura 52 centimetri, e ho fatto 71 giri. Il diametro di questo tondino, dove noi dovremmo poi andare a cucire tutto il laterale, è 48. Sto lasciando circa 4 centimetri in più, che poi diventeranno 6 perché ancora dobbiamo contornarlo, perché mi servirà per la pattina. Quindi cosa facciamo? Finito i 71 giri, io faccio una catenella e nello stesso punto faccio un punto basso, perché adesso dovrò creare il contorno. Quindi sotto ogni riga vado ad eseguire un punto basso in questo modo, vedete, che mi servirà come contorno. Nell'angolo al solito punto basso, catenella e punto basso in tutti e 4 gli angoli, questo già l'abbiamo fatto, e poi andiamo a chiudere con asola di chiusura. Quindi ci rivediamo per vedere come cucire il corpo borsa ai laterali. Completato quindi il pannello, cioè quindi il corpo borsa, adesso misurerà 54 centimetri, perché se vi ricordate tutto, perché vedete io ho avvolto il nostro corpo borsa al laterale che misurava 48, quindi prendendo questa misura, ma mi serviva farlo leggermente più lungo per la questione della pattina, quindi per questo abbiamo questa misura. Poi il diametro del nostro laterale è 15 centimetri, il pannello da solo misura 24, ma con tutti i laterali è diventata quindi la borsa 30 centimetri. Adesso vi faccio vedere, perché io vedete qui già ho cucito e ho lasciato anche appunto un'apertura agevole, quindi vi faccio vedere adesso nel dettaglio come creare la cucitura. Io mi sono già agganciata con un nodino, adesso dobbiamo andare a prendere le asole esterne, non tutte e 4, quindi queste più esterne e queste più esterne, in questo modo, e tiriamo. Andiamo in quello accanto, asola esterna, dobbiamo stare attente perché essendo lavorati in doppio, asola esterna da questa parte, quindi afferriamo tutti i colori. Io sto cucendo comunque con un unico colore, e di nuovo asola esterna con asola esterna. Quindi dobbiamo fare questo lavoro, tiriamo per bene e questo sarà il nostro risultato. Quindi lo facciamo tutto fino a questo punto e ci rivediamo per vedere il passaggio successivo. Allora, io cosa ho fatto? Quindi ho completato la cucitura dell'altro laterale, ho già inserito la chiusura a cartella, qui si mette con le alette, e questo una volta che ho allargato questa parte poi l'ho stretta ed eccola qua. Adesso dobbiamo occuparci di cucire la catena tutta attorno in questo modo. E allora come facciamo? Io mi sono già agganciata con un nodino, prendo l'ago tirafettuccia, inizio da qui, tanto poi, vedete, io ho iniziato da questo punto e poi ho congiunto insomma la catena da questa parte. Quindi io una volta che mi sono andata a inserire, io praticamente vado a cucirla tutta attorno qui dove c'è la cucitura del laterale e vado a prendermi le asoline, queste qui, da questa parte, e mi aggancio. Ho provato diverse cuciture, questa mi sembra quella più adatta e anche più solida, quindi non faccio altro che
agganciarmi in questo modo, stringo per bene, la devo tendere perfettamente così non viene molle. Vedete? Quindi praticamente la catena andrà sopra la cucitura del pannello e del laterale, in questo modo. Quindi prendo la solina e tiro. Vedete? Quindi lo facciamo per tutta la circonferenza e completo qui. Quindi ci rivediamo nel momento in cui abbiamo completato anche la cucitura della catena dei laterali. Anche il progetto di oggi è completato, quindi le misure che abbiamo ottenuto finali sono 31 di larghezza e 15 di altezza. Io poi col resto della catena ho aperto una maglia e l'ho inserita qui al centro, dove ho cucito appunto l'altra catena che gira tutto attorno alle cuciture del laterale con il corpo borsa. Mi raccomando, non dimenticate le date, quindi da oggi 6 marzo fino al 10 marzo 2024, questo kit che potete, ripeto, personalizzare nei colori e anche nei colori della catena, lo trovate scontato su gomitoli.com col 30% con questo codice che vi lascio. Vi ricordo che gomitoli.com è sempre Borgo dei Pazzi e date un'occhiata perché trovate veramente delle offerte veramente molto interessanti. Al solito, se c'è un passaggio che non vi è chiaro, mandatemi un messaggio, ma fatemi sapere pure se il progetto vi è piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale e di attivare la campanella, così vi arrivano le notifiche ogni qualvolta andrò a pubblicare un nuovo progetto. Ci vediamo alla mia prossima creazione.